Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Nella lezione di oggi vorrei parlare con voi dell'espressione si tratta di. Ho ricevuto alcune domande su questa espressione da parte vostra, perciò penso sia arrivato il momento di spiegare questa espressione, o meglio, spiegare questo verbo, perché si tratta di un verbo. È un verbo. Quale verbo? Il verbo trattarsi, che è un verbo impersonale e per questo motivo si usa solamente alla terza persona singolare. Si può coniugare ovviamente a qualsiasi tempo verbale, non importa, ma deve essere sempre coniugato alla terza persona singolare. Oggi insieme cercheremo di capire il suo significato e il suo uso leggendo vari esempi. Prima però vorrei anche dirvi quando si usa. Questo verbo si usa per indicare l'oggetto di un discorso, per indicare la natura di un fatto. In altre parole potremmo dire che si usa per presentare qualcosa, quindi per presentare l'oggetto di un discorso, per presentare la natura di un fatto, per presentare una questione. Spesso possiamo sostituire il verbo trattarsi con il verbo essere. Se io dico si tratta di una questione delicata, sto dicendo che è una questione delicata. Se io dico ci spiegò che si trattava di uno scherzo, sto dicendo che ci spiegò che era uno scherzo. Posso anche dire ho saputo dell'offerta, di che cosa si tratta? Di che cosa si tratta significa qual è l'offerta, in che cosa consiste l'offerta. Non sempre però trattarsi può essere sostituito da essere, quindi può assumere altri significati, come per esempio nelle frasi che stiamo per vedere. Abbiamo deciso dove alloggiare. Si tratta solo di verificare la disponibilità dell'albergo. In questa frase si tratta solo di significa dobbiamo solo, non ci resta che, bisogna. Quindi possiamo dire non ci resta che verificare la disponibilità dell'albergo, oppure bisogna solo verificare la disponibilità dell'albergo. In questa frase, che è più formale, invece, si tratta di attuare le normative che sono già in vigore, si tratta di significa bisogna, è necessario, occorre attuare le normative che sono già in vigore. Questi sono alcuni degli usi più comuni, più frequenti del verbo trattarsi alla terza persona singolare, quindi in forma impersonale. Si tratta sempre di contesti caratterizzati da un registro standard formale. Per quanto riguarda la lingua scritta, troviamo questo verbo usato in questo modo negli articoli di giornale e nei testi specialistici, ad esempio. Nella lingua parlata, invece, ritroviamo questo verbo nelle presentazioni, nei discorsi, nei resoconti, sempre tenendo a mente che si tratta di un uso formale o comunque medio-alto. Sicuramente non è un uso colloquiale, informale. Quindi, per esempio, se voi siete studenti universitari, questa è una buona struttura da conoscere e da utilizzare per le vostre presentazioni, per le vostre tesine, per le vostre relazioni, eccetera, eccetera. Allora, questo è tutto quello che avevo intenzione di dirvi in questo video. Ho cercato di riassumere il più possibile e fare una lezione abbastanza schematica per non dilungarmi troppo e per andare dritta al punto della questione. Se avete però delle domande, lasciatele nei commenti qui sotto, così posso rispondervi.
Spero che questa lezione vi sia utile. Io vi ringrazio per averla guardata. Ci vediamo nella prossima. A presto! Ciao!